L'inizio della nostra storia, VIII secolo a.C. Non c'è ancora una città. Questo è solo un mercato pacifico fra fenici che incontrano i locali. Chi sono i locali? Sono i costruttori dei nuraghi. E nasce una vera città. Siamo nel VI secolo a.C. fino al III secolo a.C., quando l'intera città, l'intera Sardegna diventa romana. Fenici, Punici, Romani, quello che stiamo per vedere è quasi tutto di epoca romana. Vedremo un teatro, vedremo terme, mosaici, vedremo anche qualcosa di punico. Siete pronti? Sì, allora, come diciamo noi in Sardegna, aiù! Dove siamo, Amoruccio? Siamo a Chia e precisamente alla torre di Chia. Ora saliamo, facciamo una breve passeggiata. Oggi tutta archeologia. Abbiamo visto la città di Nora. Piacevolissima sorpresa, superiore alle nostre aspettative. Meritava veramente di essere visitata e consigliamo a chi osserva questo video di visitarla con una guida. Ne abbiamo avuto Andrea, che è stato bravissimo, simpaticissimo. Che bella questa spiaggia, proprio sotto la torre di Chia. Beh, la torre è chiusa come immaginavamo. Questa è la bellissima lingua di sabbia davanti allo stagno di Chia. Ci sono dei surfisti. E là sulla nostra sinistra abbiamo faro di Capo Spartivento, un bellissimo faro rosso. Dobbiamo capire se si arriva via terra col camper o via terra sempre passeggiando, intendo. Non lo so, quello ora lo scopriremo strada vicina. Questa è Cala Cipolla, carinissima baietta sulla via per raggiungere Capo Spartivento e il faro di Spartivento. Ora ci facciamo questa breve passeggiata, dovrebbe essere un quarto d'ora, poco più. Ci arriviamo un po' prima del tramonto, guardiamo il tramonto del Sal. Eccoci, siamo arrivati al faro di Capo Spartivento. Ci passiamo tante volte qua sotto, per una volta siamo arrivati a piedi perché si lascia la macchina a 1,3 km circa, dopodiché c'è una strada sterrata, 15 minuti di cammino arrivi, ed è un posto meraviglioso. È un resort o qualcosa del genere, un po' controsole, ma qua in fondo c'è tutto lo splendido golfo di Teulada, perché la nostra intenzione sarebbe questa estate di portarvi a veleggiare in queste zone. Qua in fondo c'è Capo Teulada, tutto il golfo di Teulada. Questo qui davanti a noi è Capo Malfatano, quindi a questo punto aspettiamo un po' il tramonto. E detto sinceramente mi ha un po' deluso la cosa, perché tutte le volte che ci passiamo sotto sono affascinato da questo faro che è molto bello, però una volta che siamo qua è precluso tutto, quindi ci puoi a malapena vedere qualcosa qui intorno. Volevo fare un paio di foto con il faro al tramonto, ma con il faro tra il sole, tra il tramonto e noi. Però Cala Cipolla merita, Mauro, guarda che meraviglia. Molto bella una questa caletta baietta. Piccolina ma davvero deliziosa. Non facile l'ingresso, in mezzo a due scoglie abbastanza importanti. Che paradiso, Mauretto. Ci sono ancora dei ragazzi? Eh sì, stanno surfando, ormai il Bello, sole non sta ci sono. calando. Non c'è vento e ci sono le onde che
arrivano e Che bello. bene per i surfisti e i paraglisti. Tanto per far vedere com'è il tramonto in Sardegna, c'è già un piccolo spicchietto di luna e in fondo abbiamo Carletto e il sole che illumina qualche piccola nube, è veramente stupendo. Allora, abbiamo passato la notte a Cala Saggiudeu, dietro la spiaggia praticamente. C'eravamo noi e 3-4 van di surfisti, noi eravamo l'unico camper grosso nella spiaggia, c'era un po' di sterratina per andare con molta calma, ci siamo arrivati. C'è Betty qui che stava facendo 2 foto. Che qui c'è una bellissima laguna piena di fenicotteri. Eccoli. Adesso non si vedono benissimo perché sono un po' lontani, però col teleobiettivo qualche foto dovrebbe essere uscita. Buongiorno amore mio! Siamo partiti. Là sullo sfondo abbiamo... Teulada. Vediamo com'è questo paesotto. Lo attraversiamo solo con il camper, non ci fermiamo. Siamo in arrivo a Porto Teulada. Ora proviamo a raggiungerlo via camper, via strada, insomma. Sulla nostra destra è tutta zona militare. Siamo a Teulada, marina di Teulada, Al porto di Teulada, porto sì. di Teulada, dove c'è la torrettina, la vecchia torretta, le solite torrette di controllo aragonesi. Noi c'è il vecchio golfo di Teulada, marina di Teulada, il nuovo porto. Siamo già venuti varie volte, questo porto carino. È nel nulla, ma è molto carino, loro sono molto gentili. E ora saliamo sulla torretta, come al solito è chiusa. Anche perché la porta è murata, cioè non è che proprio l'hanno chiusa, l'hanno L'hanno proprio murata. Questa è la marina appunto di Teulada. Siamo al lato sud, questo è tutto il golfo di Teulada. Là in fondo, sul quel capo che si vede in fondo con una torretta, c'è Capo Malfatano. Molto bello, Capo Malfatano lo vedremo A adesso. diverse rade e a seconda delle condizioni meteorologiche che ci sono, Ci piace tantissimo il Capo. ci si ferma. Che bella questa macchia mediterranea della Sardegna in mezzo a queste qui rocce un po' rossastre. Come conformazione è abbastanza simile alla Gallura, quindi tutta la zona della Costa Smeralda, ormai conosciuta e famosissima, ha la stessa conformazione, essendo probabilmente un po' meno battuta dai venti. Siamo a Capo Malfatano, eccolo. Con la sua torretta, là sopra sulla destra. Qua in progressione davanti a noi abbiamo Tuaredda, Malfatano e Zafferano. Queste strade sono ricchissime di vegetazione, meno turistiche di altre zone. E tu che fai qua? Caprone? E anche l'altro caprone, guardali. Dove siamo, Betty? Chiesa di Sant'Isidoro, che è questa piccola chiesetta. E la torretta?
Siamo a 5 km dal porto di Teulada, dalla marina di Teulada, e ad altrettanti dal paese di Teulada. Oh, guarda che ci hanno fatto una croce stilizzata e un faccione stilizzato. Siamo in aperta campagna nel Sulcis sardo. Quello che c'è di bello è i silenzi. Buongiorno a tutti! Oggi giornata in bicicletta. Ci troviamo a Ispillonis, che è un paesino appena dietro le dune di Portofino, lato sud-ovest della Sardegna, e ora si parte per una bella biciclettata attraverso le dune e le lagune che sono alle sue spalle. E Mauretto è pronto. Pronti alla partenza. Si va, si va, si va. Siamo in questo campeggio dove siamo solo noi. E ora si parte. 3, 2, 1. Siamo alle spalle delle dune di Portofino. Qui abbiamo diverse lagune con fenicotteri, aironi e un sacco di altri uccelli. Ora percorriamo questa strada pedonale ciclabile e vediamo dove ci porta. Eccoci alle dune di Portofino. Non abbiamo scelto la giornata ideale per fare un giro di bicicletta. Praticamente abbiamo messo i piedi nell'acqua 3-4 volte. È pieno di fango, stanotte ha piovuto e ha diluviato non poco e quindi ci siamo un pochino infangati. Qua c'è un ponticello che è crollato, quindi potresti andare ai mondiali. Palla, la dobbiamo ricomporre perché si è un po' mollata. Siamo arrivati ad un bivio. Betty voleva attraversare lo stagno lì, ma lì c'è un buco, non c'è più ponte. Non c'è ponte in quel punto lì. Mi sa che dobbiamo proseguire dritti perché l'alternativa è fare i guadi che abbiamo fatto prima. Laggiù c'è il poligono di Capozafferano. Il posto è molto bello, somiglia vagamente alle Camargue. Giornata che ha meritato, anche se ci siamo inzuppati, ha meritato. Torretta di osservazione. Uff. Stanco, amore? No. Oggi no? Oggi no. La piccola vedetta lombarda. Com'è questo discorso che vuoi vedere gli uccelli? Non ne vedi già basta? No, sembra di no. Guarda che questo potrebbe essere... Ne vedi di uccelli? Pieno così. Questo è il punto più vicino ai fenicotteri. Che sono dove? Che sono lì, guardate che belli che sono. Allora, la Betty come al solito si imbellina sulle stradine. Comunque questo qui è il golfo di
tutto pino. Noi eravamo più o meno laggiù sulle dune prima, abbiamo fatto tutto il giro delle lagune. Guardate anche il tempo che annuncia pioggia, quindi terminiamo velocemente questo giro, altrimenti rischiamo di prenderci un nubifragio. 2 giorni fermi in questo agricamping molto carino, in mezzo al verde, in mezzo alla natura, molto tranquillo. Abbiamo fatta tutta in bici ieri sta strada, sotto la pioggia. Questa mattina abbiamo trovato un bagozzino. Come li chiama Mauro? I Con bagozzini. una signora carinissima ci ha preso 6 carciofi, insalate, finocchi, altre insalate verdure varie. 7,50 €. I prezzi dei carciofi della Liguria ci fanno un baffo. Solo i carciofi ne abbiamo presi 6, avremmo speso 7,50 €. Invece qua abbiamo preso un sacco di verdura. Adesso andiamo a rifornirci di vino. Siamo alla cantina Sant'Adi, nel paese di Sant'Adi, e andiamo perché Mauro ha paura di rimanere senza vino. Vieni Aspetta, Mauro, qua. il vecchio golfo di Teulada devo anche inquadrarlo forse, quindi aspetti un secondo che inquadro e poi giro e andiamo. Taglio e andiamo. Capo. Parla tu. Ecco la piccola vedetta lombarda che dopo che ha controllato la disponibilità di uccelli smonta dal trespolo.